Altro giro, altro borgo. Questo posto è bellissimo e infatti qualche problema ce l'ha. Analizziamo Carona, comune in provincia di Bergamo, in Lombardia, Alta Valle Brembana, a un'altitudine di 1110 metri, per capire se è un bel posto dove vivere, per chi è adatto e per chi sconsigliato. Il territorio è inserito nella cornice delle Alpi Orobie, circondato da vette elevate e boschi estesi. È molto bello. Una caratteristica di Carona è il lago. Si tratta di un bacino artificiale nato per scopi idroelettrici e diventato poi elemento distintivo del comune e anche attrazione turistica. Il territorio si estende per 44,19 km², una superficie superiore alla media dei piccoli comuni di 30 km². Con circa 280 residenti, la densità attuale è di soli 6,5 abitanti per km², ben inferiore ai 60 abitanti per km² medi nazionali. Quindi, per buona parte dell'anno, non rischi che ti calpestino i piedi. Durante i mesi turistici, invece, qualche problema ci può essere. Oh, ti ricordo che noi non parliamo di aspetti turistici, noi analizziamo in modo oggettivo centinaia di parametri per capire il reale livello di vivibilità di un piccolo comune. Lo facciamo per dare informazioni utili alle tantissime persone che stanno cercando alternative alla vita nelle grandi città e magari anche tu sei tra questi. Quindi niente roba come qui si vive bene o amenità simili, ma numeri precisi che raccogliamo in un report che puoi scaricare dal nostro sito. Il link è qui sotto. L'estetica del borgo riflette la tipica architettura alpina di queste zone. Praticamente c'è una strada principale, questa che sto percorrendo, e poi alcune strade secondarie e verso le zone dove si sono sviluppate le seconde case, soprattutto nella zona di partenza della seggiovia che porta alle piste da sci. Il nucleo storico mostra un ottimo stato di conservazione. Attraversandolo si percepisce un'atmosfera ordinata, quasi intima. Il comune di Carona evidenzia però un trend demografico in costante declino, tipico dello spopolamento montano. L'indice di vecchiaia risulta estremamente elevato, quindi tantissimi anziani e pochi giovani e nuove famiglie. Questo scenario delinea una vitalità sociale compressa, tipica dei piccoli borghi alpini marginali. Qui la vocazione economica è prettamente turistica, legata alle stagioni estiva e invernale, affiancata dalla storica produzione idroelettrica e dall'alpeggio. Il collegamento verso le città e la rete autostradale avviene attraverso una sola strada provinciale che presenta elevate criticità. Il casello autostradale più vicino è quello di Dalmine, dell'autostrada A4 Milano-Venezia, a circa un'ora di distanza. Un'ora quando va bene. Per questo lo stress da pendolarismo è elevatissimo. Non è un paese da prendere in considerazione se devi fare il pendolare. A causa delle dimensioni demografiche, i servizi sono ovviamente ridotti all'essenziale. Per i residenti stabili c'è solo la sussistenza minima. C'è un negozio di alimentari che distribuisce generi di prima necessità, inclusi pane, prodotti freschi, carni. Ci sono diversi bar, tabaccherie, edicola. Non c'è una banca, ma è presente un ATM. Manca la farmacia. Dovrebbe esserci un dispensario farmaceutico della farmacia del comune limitrofo, Branzi, a circa 5 km, ma non è chiaro se è attivo. C'è un ambulatorio medico in cui opera un medico di transito qualche ora alla settimana. Per usufruire di una copertura assistenziale ordinaria distribuita su 5 giorni a settimana, i residenti devono spostarsi presso gli ambulatori centrali situati nei comuni limitrofi della valle. Nel perimetro municipale non è presente una postazione fissa di continuità assistenziale, cioè una guardia medica. L'ospedale con pronto soccorso più vicino è quello di San Giovanni Bianco, a circa 29 km. Considerando la morfologia del tracciato stradale, sono circa 40 minuti di percorrenza, ovviamente quando non c'è traffico. Il mercato immobiliare delle compravendite nel comune evidenzia una disponibilità di annunci concentrata principalmente sulla tipologia delle seconde case e degli appartamenti per vacanze. Consultando i principali portali digitali si può trovare una modesta scelta di immobili residenziali in vendita, con quotazioni medie che si attestano in linea con i valori OMI dell'Alta Valle Brembana, oscillando generalmente tra i 900 e i 1300 euro per metro quadro, a seconda dello stato conservativo. I prezzi sono da località turistica, superiori a quelli dei paesi analoghi della stessa valle. Il comune è cablato con la fibra e dalla verifica che ho fatto, oltre l'80% delle abitazioni nel nucleo urbano principale e nelle zone residenziali
è raggiungibile dalla fibra FTTH con velocità nominale fino a 1 GB per secondo. Ovviamente le unità abitative isolate non sono e non saranno mai collegate e la migliore soluzione è la connessione satellitare Starlink. Per capire meglio le potenzialità di questo comune e le previsioni per il futuro, prima di venire qui ho chiesto un appuntamento con il sindaco. Ho mandato 2 email a distanza di 15 giorni tra loro, ma entrambe sono rimaste senza risposta. Purtroppo questa è un'abitudine esecrabile, diffusissima nei piccoli comuni. Tu gli scrivi, ma non ti rispondono. Addirittura una volta, in un comune più grosso di questo, mi sono sentito rispondere che avrei dovuto mandare un fax. Un fax! Non siamo più negli anni '80 del secolo scorso, ma evidentemente qualcuno pensa di essere ancora in quel periodo, oppure non ritiene importante interloquire con i cittadini. Al sindaco avrei voluto chiedere anche se ci sono iniziative per contrastare lo spopolamento, oppure se Carona si deve prendere in considerazione ormai solo come località di vacanza. Ok, non è mai stato un comune con molti abitanti. Considera che nel 1900 la popolazione era di 580 abitanti. Oggi è dimezzata e siamo a 280 abitanti, ma è preoccupante che ci sia stato un calo di oltre il 20% dal 2000 ad oggi. Il comune è un luogo sicurissimo, presenta un indice di criminalità estremamente basso, una dinamica strutturale tipica dei piccoli borghi montani caratterizzati da un forte controllo sociale informale e da un ridottissimo numero di residenti. Qui le denunce per reati predatori, quali i furti in abitazione o scippi, e gli episodi di microcriminalità urbana sono statisticamente quasi inesistenti. I dati ufficiali confermano che l'area dell'Alta Valle Brembana si colloca tra le più sicure a livello nazionale. I dati estratti dalla piattaforma idrogeo di ISPRA evidenziano che il territorio comunale, per via della sua conformazione d'alta montagna e delle pendenze accentuate dei versanti alpini, presenta aree classificate a pericolosità da frana elevata e molto elevata, zone P3 e P4, oltre a corridoi esposti a rischio valanghe. Nel corso degli anni sono state realizzate importanti opere pubbliche di consolidamento, barriere paramassi e strutture paravalanghe volte a proteggere il nucleo abitativo principale a fondovalle, mitigando parzialmente l'esposizione al rischio delle infrastrutture principali. Però, se vuoi prendere in considerazione Carona per viverci, tieni in considerazione questa particolarità. Ok, facciamo un riassunto delle cose positive e di quelle negative per capire a chi è adatto questo comune. Per viverci, non per fare una vacanza. Ecco 3 punti di forza. Qualità ambientale e decoro urbano ottimi, con assenza di inquinamento atmosferico e acustico. Connettività digitale buona, mercato immobiliare con discrete offerte, sebbene a prezzi da località turistica. I punti di debolezza. Crollo della forza biologica e demografica con indice di vecchiaia superiore al 410%. Saldo naturale cronicamente negativo con natalità azzerata e costante perdita di residenti. Da questo derivano una serie di altri problemi come la mancanza dei servizi che diventano insostenibili e l'isolamento logistico e sanitario. Quindi sicuramente non è un comune adatto a nuclei familiari con figli in età scolare o anziani con patologie croniche. Vivere qui però costa mediamente il 35% in meno rispetto a Bergamo, il capoluogo di provincia, e oltre il 63% in meno rispetto a Milano. Ma allora, per chi può essere adatto questo comune? Il target ideale è rappresentato dai nomadi digitali e dai professionisti in smart working, single o coppie senza figli che necessitano di una connessione a banda larga stabile e scelgono l'autonomia e l'isolamento della dimensione alpina. È interessante anche per investitori e acquirenti di seconde case, soggetti interessati alla valorizzazione immobiliare in chiave turistica o all'utilizzo saltuario per vacanze estive o invernali. Resta da capire se chi ci vive o potrebbe viverci è un eroe o uno che non ha avuto il coraggio di andarsene. Lo so che adesso arriva il genio a dirmi che non capisco niente. Però vorrei ricordare che io ho sempre vissuto in piccoli comuni e dopo una parentesi sul mare, dalla pianura mi sono definitivamente trasferito in montagna una quindicina di anni fa e non tornerei mai indietro. L'ho già raccontato in vari video sui miei canali YouTube. Se non li conosci, cercali e guardali. Ci vediamo nel prossimo piccolo comune che analizzeremo. Se vuoi collaborare con noi in questo lavoro, oppure vuoi segnalare
un luogo interessante, oppure ancora raccontare la tua storia personale o quella della tua attività in uno dei borghi italiani, contattami. Guarda anche questo video.